Una delle richieste che più ricevo giornalmente è come gestire la restituzione delle cose quando finisce una relazione. Molto spesso ci si ritrova a doversi scambiare dei documenti o delle cose rimaste a casa dell'ex, eccetera, eccetera. Io sono Domenico Iapello, sono un Love and Life Coach dal 2011 e voglio proprio spiegarti oggi come gestire la restituzione delle cose quando finisce una relazione in 3 passaggi. Il primo di tutti, il primo passaggio in assoluto è distinguere tra cose importanti e cose urgenti, ok? Le cose importanti, ora per farti un esempio pratico, possono essere documenti necessari per una pratica che ancora sono a casa dell'ex, o ancora la chiave della macchina, altrimenti senza la chiave della macchina non puoi guidare. Ecco, queste sono cose importanti. Le cose urgenti, invece, sono quelle cose che apparentemente hanno un'urgenza e in realtà possono aspettare. Non lo so, ecco, il costume, visto che si sta avvicinando l'estate, prossima settimana potrei andare al mare, il mio costume è a casa sua, devo andare a riprenderlo. Ecco, questa è una cosa che in realtà è urgente e allo stesso tempo non necessaria e può attendere. Quindi il primo passaggio in assoluto è distinguere se tra queste cose ci sono delle cose importanti e delle cose urgenti. La seconda considerazione importante è che questo è un gancio sia emozionale sia tecnico. Significa che se l'altra persona ha ancora le tue cose o tu hai ancora le cose dell'altra persona, questo può diventare un ottimo gancio sia emozionale, quindi l'altra persona magari rivede, che ne so, le tue foto che ha ancora a casa sua e che magari tu hai bisogno di riavere indietro e magari rivedendo queste foto prova qualcosa a livello emozionale, sia tecnico perché ti permette in futuro, dopo che avrai perfezionato il tuo percorso, di riavere un incontro con questa persona per la restituzione di queste cose. Quindi attenzione, non affrettiamo questo processo appunto per la smania di riavere indietro le cose e rivedere subito l'altra persona, ok? Il terzo passaggio è più strategico, significa che se proprio vuoi chiedere le tue cose indietro o ridarle, bisogna farlo bene. Se proprio vuoi farlo, bisogna farlo bene. Ti basterà semplicemente mandare un messaggio dove scrivi ciao, come vanno le cose? Ti ringrazio per tutto il tempo passato insieme. Colgo l'occasione per dirti che ci sono delle cose che dovrei restituirti o che dovresti restituirmi che per me sono molto importanti. Me le spedisci o passo a prenderle? Quindi mettiamo subito la scelta A o B e l'altra persona deve scegliere appunto tra A o B. E concludi dicendo dopo gli ultimi avvenimenti queste cose per me sono molto importanti. Qui lasci il mistero e lavori anche di gelosia insinuata e poi saluti dicendo ti abbraccio, aspetto tu e come vuoi chiudere e ti firmi con il tuo nome, ok? Questa è la struttura corretta per richiedere indietro le proprie cose o ridare le cose dell'altra persona se vuoi farlo veramente bene. Quindi riepilogando abbiamo questi 3 passaggi che bisogna tenere in considerazione. Prima importante e urgente, definito questo, la consapevolezza che è un gancio importante, quindi più lo rimandi e meglio è, e il terzo passaggio è chiederle in un determinato modo. Se questo video ti è piaciuto, ti è stato utile, lascia semplicemente un like qui sotto, commenta se hai una domanda specifica che non ho trattato in questo video e ricorda di iscriverti a questo canale. Ogni settimana pubblico tanti contenuti gratuiti e potrai essere avvisato con una notifica che ti dirà Domenico ha pubblicato un nuovo video, magari potrà esserti utile. Un abbraccio e alla prossima, ciao!